Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi vi mostro questo graziosissimo punto che è la mezza maglia alta tunisina. La mezza maglia alta tunisina si crea partendo da una catenella in qualsiasi numero di maglie e non ha particolare tendenza ad arrotolarsi, direi quasi per nulla, e questo è il retro del lavoro. È un punto semplice, facile da memorizzare e veloce. Andiamo a cominciare. Eccomi qui. Come vedete non ho cominciato come di consueto con la mia riga di base, ma ho lasciato la catenella. Ho fatto una catenella, in questo caso di 12 maglie, abbastanza corta, e adesso vi spiegherò anche il motivo. Curiosamente la mezza maglia alta tunisina si fa in maniera diversa rispetto alla maglia alta tunisina che vi ho mostrato qualche tempo fa. E soprattutto nella fase di andata dovete ricordarvi che noi porteremo sull'uncinetto quasi il doppio delle maglie che abbiamo inizialmente creato nella catenella, ok? E quindi è bene pensare in anticipo al tipo di uncinetto che useremo. Insomma, se dobbiamo fare per esempio una coperta, dovremo tirare su un considerevole numero di maglie sull'uncinetto, quindi in quel caso sarebbe giusto utilizzare per esempio un uncinetto tunisino con il cavo, no? Oppure il molto lungo, ecco. Dunque la mezza maglia alta tunisina. 12, una catenella di 12 punti, vi ho detto, il primo punto sull'uncinetto già vale come punto numero 1. E noi ora andremo a raccogliere il filo sull'uncinetto preparandoci al punto stesso, ma non facciamo altro che andare a inserire l'uncinetto nella maglia successiva a quella già lavorata della catenella, però con un gettato in più. Dunque, la potete inserire sia nella barretta orizzontale posteriore, che è la cosa più indicata. Io adesso per brevità la inserisco semplicemente così nel punto, prendendo il punto frontalmente, diciamo. E così fino alla fine della catenella. Quindi io faccio il gettato e inserisco l'uncinetto, raccolgo il filo e lo porto su. Quindi vedete che grazie al nostro gettato noi andiamo a gradualmente caricare sull'uncinetto una maglia in più per ogni punto. Quindi vedrete che alla fine della fase di andata, o in questo caso alla fine della catenella, noi avremo raccolto un numero di maglie che corrisponde al numero iniziale, il numero dei punti che formano la catenella, il doppio meno 1. Quindi io ho fatto 12, il doppio è 24, dovrei avere caricato sull'uncinetto alla fine della fase di andata 23 punti. Però tutto questo calcolo adesso è abbastanza fine a se stesso, diciamo, per la creazione, per la comprensione di questo punto. Bene, sono arrivata alla fine della catenella, li contiamo, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 23. Bene, fin qui tutto semplice, ma è semplice tutto il punto. Però bisogna ricordarsi per la mezza maglia alta tunisina che la fase di ritorno è diversa da quella standard. Si comincia nello stesso modo, quindi si raccoglie il filo sull'uncinetto e si fa passare attraverso una sola asola inizialmente. Questo creerà il nostro bordo, diciamo, sinistro del lavoro. Dopodiché, invece di raccogliere il filo e passare attraverso 2 asole e continuare questo movimento fino alla fine, noi raccogliamo il filo sull'uncinetto e passiamo attraverso 3 asole contemporaneamente e ripetiamo questo movimento, quindi raccolgo il filo e passo attraverso 3 asole, raccolgo il filo e passo attraverso 3 asole, fino alla fine della riga e fino a che non abbiamo scaricato tutti i punti, tutte le asole dall'uncinetto, tranne una. Ecco qui. Bene, ora noi dobbiamo notare nella nostra trama che ci sono delle specie di V ribaltate, che sono queste, no? Questa, 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 eccetera. E ora noi nella seconda riga andiamo praticamente a
fare lo stesso movimento, quindi cominciamo con un gettato e andiamo però a inserire l'uncinetto sotto entrambe le barrette verticali che compongono questa specie di V ribaltata, così, e passiamo attraverso e tiriamo su il filo. E continuiamo sempre senza dimenticarci il nostro gettato, prima di inserire l'uncinetto, e soprattutto andiamo a riconoscere dove sono le barrette sotto le quali devo passare. Ecco qua, quindi gettato, inserisco sotto entrambe le barrette verticali successive, raccolgo il filo, passo attraverso e porto su. E quindi continuerò a portarmi e a caricare sull'uncinetto un numero di maglie che è quasi il doppio di quelle che ho inizialmente contato, ok? Così fino alla fine della fase di andata, e ovviamente sempre facendo, adesso vi faccio vedere, chiudendo la fase di andata con il punto finale o di fine riga. Mi raccomando, senza dimenticarsi a questo punto sempre di fare il gettato. E ora vado a inserire l'uncinetto come di consueto sotto entrambe le barrette verticali dell'ultimo punto, quello diciamo finale, quindi sia quella frontale che quella posteriore. Ecco qua, raccolgo il filo, passo attraverso e porto su. E di nuovo si farà la fase di ritorno speciale. Dunque passo attraverso una sola asola all'inizio e poi raccolgo il filo e passo attraverso 3 asole contemporaneamente, senza sbagliarmi, e continuando così fino alla fine della riga. Ecco qua, adesso il punto ancora non è molto ben visibile, io continuerò a lavorarlo allo stesso identico modo, farò qualche riga in più e poi vi farò vedere sia la chiusura del lavoro, che ovviamente avrete un risultato più evidente della trama che questa mezza maglia alta tunisina produce. Dunque a tra un po'. Allora, guardate che carino questo punto, che come vedete si chiama mezza maglia alta, ma con la maglia alta diciamo ha poco in comune nella costruzione del punto stesso, ma forse esteticamente sì, si può pensare che questi nodini possono essere delle maglie alte, queste V capovolte, diciamo. È un punto graziosissimo, oltretutto è estremamente semplice da imparare, ritengo, è velocissimo da fare una volta che si è capito che per la fase di ritorno bisogna fare il gettato e passare attraverso 3 asole contemporaneamente e non 2. È anche leggermente, come vedete, è quasi un punto a coste, quindi si potrebbe utilizzare anche per i bordi di maglie, o i polsini per esempio, o anche come bordo di una coperta, volendo, no? Adesso dovrei vedere, ecco, anche la lavorazione in tondo la vedo molto molto semplice, perché basta sempre ricordarsi di fare la fase di ritorno specifica per questo tipo di punto, e sono curiosa di vedere come appare per esempio fatto in bicolore. Benissimo, dicevo, la chiusura del lavoro si fa in questo modo. E allora la posso fare in vari modi. Diciamo che la cosa più semplice probabilmente è quella di passare attraverso sotto tutte le V capovolte, in questo modo, senza fare il gettato prima, ok? Raccolgo il filo, lo passo attraverso e faccio la maglia bassissima con l'asola di partenza. E così continuo passando, infilando l'uncinetto sotto tutte le V capovolte e passando attraverso l'asola che ho sull'uncino. Ecco, così viene bene, c'è uniformità nella trama. Ecco qua, è semplice. Sono quasi arrivata alla fine. Ops. Questa è la mia ultima V capovolta e non dimentichiamoci di fare il nostro semplice punto di fine riga e di scaricarlo anch'esso. Ecco qua, guardate.
e questa è la mezza maglia alta tunisina. Io spero che questo punto vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito ad iscrivermi al mio canale e se volete a iscrivervi, andare a dare un'occhiata anche al mio primo canale, per il quale vi lascio il link sia in descrizione che qui in alto a destra sullo schermo, che è totalmente in inglese ma è dedicato all'uncinetto tunisino, è pieno di contenuti di ogni tipo. E niente, questo è tutto anche per oggi, vi saluto, bye bye!